Oggi l'argomento scotta abbastanza perché siamo a chiusura dell'anno fiscale in UK, qui a Londra l'anno fiscale inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell'anno successivo, perciò sto preparando il mio self-assessment, dove vado a dichiarare tutto ciò che ho guadagnato a livello personale e conseguentemente, se ci sono tasse da pagare, le pago. Quindi oggi, oltre a darvi tutte le cifre di ciò che ho guadagnato quest'anno, voglio farvi vedere anche quali sono le accortezze che prendo per riuscire ad approfittare di tutte le agevolazioni qui presenti. Infatti, come sapete, io sono dipendente e director della mia stessa azienda, quindi il mio stipendio lo autogestisco essendo il datore di lavoro di me stesso. E per riprecisare, oggi vi parlo della mia situazione a livello personale, ma appena avrò finito di redigere il bilancio aziendale, con massima trasparenza andremo a vedere anche quello che paga e fattura la mia LTD britannica. Quindi anche oggi vi state per fare i cavoli miei, ma come sapete questo canale è basato sulla massima trasparenza e in modo ugualmente trasparente vi chiedo di lasciare un mi piace per alimentare e far diffondere questi video che secondo me possono essere incredibilmente utili. Ora iniziamo con la mia forma di guadagno più immediata per poi arrivare al succo delle agevolazioni. Poi se rimanete fino alla fine andiamo anche a parlare di come ho intenzione di sfruttare questi soldi guadagnati. Dal principio, io in questo momento da dipendente della mia azienda sono stipendiato e di stipendio prendo circa 1012 sterline nette al mese. Per il semplice motivo che se si guadagnano meno di 12.500 sterline lorde all'anno non si pagano tasse a livello personale, mentre a livello aziendale devo pagare circa 30 sterline al mese di National Insurance, la welfare britannica, per mantenere questo stipendio. Dopodiché, prima agevolazione. Ogni anno qui in UK le persone hanno 2000 sterline tax free sui dividendi. Perciò molto semplice, dato che sono amministratore unico e posseggo la mia azienda al 100%, faccio un'assemblea dei soci dove tristemente ci sono solo io ed in questa decido di staccare 2000 sterline di dividendi verso gli shareholder, che sono sempre io. Staccare in questo caso significa semplicemente fare un bonifico dal conto aziendale a me stesso, allo shareholder. Fin qui, ricapitolando, ho preso 12.140 sterline nette di stipendio e 2.000 sterline di dividendi. Ora vado ad approfittare della tassazione relativamente bassa per quel che riguarda i dividendi per gli individui che ricadono nella basic rate. Chi ha un income di meno di 50.000 sterline. Dato che ora sono a 14.500, ci sto dentro ancora per 35.500 sterline. Infatti quello che farò è inviarmi dividendi pari a 35.500 sterline, sui quali dovrò pagare il 7,5% di tasse, 2.662,5 sterline. Perciò arrivo a casa quest'anno con 12.140 sterline di stipendio netto e 32.837,50 sterline circa di dividendi, per un totale di 44.977,50 sterline. Ad oggi circa 52.500 euro. Va sottolineato però, giusto per dare uno sguardo a ciò che succede in azienda, dato che comunque si parla sempre di qualcosa che mi appartiene, che lo stipendio concorre come spesa aziendale, quindi abbassa l'imponibile, mentre i dividendi no. Perciò i dividendi vengono pagati solo se c'è utile, profitto, e soltanto dopo che sia pagata la corporate tax, che qui in UK è al 19%. Quindi quelle 37.500 sterline di dividendi che mi sono pagato derivano da 46.296,30 sterline di utile aziendale, dove pagherò o ho già pagato 8.796,30 sterline. Uno meno l'altro uguale 37.500 sterline. Ma tutto questo lo vedremo approfonditamente quando vado a fare il bilancio aziendale dello scorso anno e di quest'anno, quindi iscrivetevi se non volete perdere quel video. Ora però il tutto non finisce qui, perché la prossima agevolazione di cui vado ad approfittare si chiama Capital Gain Allowance. Nella pratica la cosa è molto semplice. Per l'anno fiscale 2020-2021 c'è una soglia di 12.300 sterline tax free per quel che riguarda il capital gain, e dato che ho diversi portafogli in profitto, quello che vado a fare ora è chiuderli consolidando il profitto fino a 12.300 sterline, così da approfittare di questo scaglione di tax allowance, per poi valutare se riaprirli l'anno fiscale prossimo, che inizia tra 20 giorni. Anche se in realtà in questo momento sto valutando di semplificare e diminuire di molto il numero dei miei portafogli per velocizzare la gestione. Per chi segue la rubrica dei miei investimenti, ecco ciò che sto andando a chiudere consolidando il profitto. Primo, il
il portafoglio sui Toro, dove consoliderò circa 370 sterline di profitto. Secondo, il portafoglio su Oval, dove consoliderò circa 23 sterline di profitto. Terzo, il portafoglio su Plum, dove consoliderò circa 180 sterline di profitto. Ed infine ho consolidato ancora tempo fa il profitto fatto sul saving account di Marcus, circa 40 sterline. E ora sto consolidando anche il profitto sul saving account di Revolut, altre 100 sterline. Per un totale di portafogli chiusi a profitto di circa 750 sterline. Mentre per le restanti 11.550 sterline di allowance vado a consolidare parte del profitto fatto con le cripto. Come sapete, nel corso degli ultimi 2 anni ho preso ottime posizioni oltre a farci trading attivamente. Perciò ora, approfittando di questo allowance, consolido un po' di profitto. Poi, se volete approfondire tutti i miei investimenti, potete andare a vedere la rubrica mensile dove ne parlo. Ma ora, che fare con tutti questi soldi? Prima cosa in assoluto, per continuare ad approfittare di tutte le agevolazioni, vado a raggiungere il limite di 20.000 sterline depositate sui miei portafogli ISA. I portafogli ISA, acronimo di Investment Savings Account, sono particolari portafogli nei quali il governo inglese ti permette di contribuire fino ad un massimo di 20.000 sterline all'anno, sui quali non hai nessun tipo di tassazione, qualsiasi sia il tuo capital gain ottenuto all'interno di questi portafogli. Quindi quello che faccio è cercare di contribuire su questi portafogli fino a raggiungere ogni anno questa soglia di 20.000 sterline depositate. Io ho 2 portafogli di questo tipo, un Lifetime ISA nel quale, oltre ad avere l'agevolazione di essere tax free, per ogni contributo che viene fatto al suo interno il governo inglese aggiunge un 25% della somma depositata. Purtroppo però in questo si possono depositare fino ad un massimo di 4.000 sterline all'anno. Perciò, prendendo il mio esempio, io ogni anno deposito 4.000 sterline e il governo me ne dà 1.000 di bonus. Questo mio portafoglio è su Newtmeg, un robo-advisor che va ad investire i soldi in base al mio profilo di rischio, che ora, data la mia età e il mio orizzonte temporale, mantengo a rischio molto alto. L'unico svantaggio del Lifetime ISA è che i soldi si possono prelevare solo al compimento dei 60 anni o per l'acquisto della prima casa. Quindi in questo metto 4.000 sterline, le restanti 16.000 sterline, per arrivare al limite di 20.000 sterline, le deposito su uno Stock and Share ISA su Trading212, che è un normalissimo broker dove si possono acquistare e vendere titoli. Qui infatti ho il mio piano d'accumulo principale. Proprio in questo momento, prima che finisca l'anno fiscale, vado a depositare le restanti 3.776,84 sterline per raggiungere il limite delle 20.000 sterline annue. Ma di tutto questo, oltre ai 2 portafogli di investimenti, che ci vado a fare? Perché finalmente, come programmato, inizio ad avere un po' di liquidità. Tra capitale iniziale, capital gain, dividendi e stipendio, dovrei riuscire a mettere insieme un tesoretto di circa 50.000 sterline prima della fine dell'anno fiscale. L'intenzione è quella di acquistare casa qui in UK. A mio parere ora inizia ad essere un buon periodo per iniziare a cercare ed approfondire, anche perché sto pianificando di mantenere una mia base qui a Londra. Ma tutto questo lo approfondiremo nei prossimi video, quindi iscrivetevi se non volete perderli. Comunque la mia intenzione è quella di comprare una proprietà che possa anche essere messa a rendita, e con ogni probabilità acquisterò la casa tramite un mutuo, perché i prezzi qui sono folli. Ma volendo, già dall'anno fiscale prossimo, tra 20 giorni, il 6 aprile 2021, posso già aumentare questo tesoretto consolidando altre 12.300 sterline di capital gain sfruttando l'allowance per l'anno 2021-2022. Oltre che inviandomi altri dividendi dall'azienda se riesco a fare abbastanza utile, che poi ricadranno sul self-assessment dell'aprile prossimo. Senza parlare del tesoretto accumulato sul mio Lifetime ISA, che come dicevamo prima posso tranquillamente prelevare per l'acquisto della prima casa. E tra l'altro tra 20 giorni posso depositarci altre 4.000 sterline, ottenendo così il bonus di 1.000 sterline per l'anno fiscale 2021-2022. Detto questo, se volete approfondire trasferimento e apertura aziendale qui in UK, in descrizione vi lascio alcuni video utili, oltre ad un modulo dove potete richiedere una prima consulenza gratuita per poi essere seguiti da un commercialista qui. E in ultima ci tengo a precisare che io non sono un commercialista, quindi prima di fare ogni cosa consultate un professionista. Ora lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e volete supportare questa tipologia di video, ditemi come sempre cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!